Bentornati nella serie dedicata a Tales of Evil. Il protagonista di oggi è Tommy, che con il suo mestolo e lo scolapasta è pronto a dare il suo contributo alle indagini. Come abbiamo visto nei video precedenti, che vi lascio qui sotto in caso ve li siete persi, procederemo anche qui per step. Dopo aver preparato la miniatura con il primer, stenderemo i colori base, accentueremo i volumi con lo shade, daremo intensità ai colori e poi passeremo agli ultimi ritocchi. Dopo i dettagli finali, ho aggiunto un piccolo extra nel quale giocheremo un po' con la tecnica del non metallic metal per migliorare il mestolo, ma adesso cominciamo subito! Abbiamo visto a grandi linee come creare il primer zenitale in uno dei video precedenti che trovate qui sotto in descrizione. Questo tipo di primer è quello che vi consiglio di più dato che individua senza sforzo luci e ombre. In caso aveste a disposizione solo uno spray nero, vi basterà seguire lo stesso procedimento ma dosando la densità dei colori in modo che siano comunque visibili su una superficie scura ma stesi in strati abbastanza sottili in modo da non togliere i dettagli. Stendiamo quindi i colori base con un pennello che si presta alla dimensione da coprire. Io per esempio ne uso uno medio per i primi colori per poi concludere con uno più preciso. Partiamo da un colore scuro come base per i jeans, che schiariremo dopo, mentre per le scarpe partiremo dal bianco, al quale daremo un aspetto più usurato e sporco. Per il momento stendiamo una base omogenea ma non troppo coprente su tutta la camicia, che presto arricchiremo con dei bei tocchi colorati. A questo punto dobbiamo scegliere che tipo di metallo creare. Per comodità e velocità possiamo usare i colori metallizzati che con il minimo sforzo creano un effetto appariscente e praticamente finito. Se invece volessimo provare a creare un effetto metallico senza usare questo tipo di colori, potremmo sperimentare un po' con i grigi. Il piccolo extra a fine video riguarda proprio questo, quindi rimanete fino alla fine se non volete perdervelo. In questa fase basterà comunque uno strato di grigio intermedio su tutte le parti metalliche. Prima di passare ai capelli, completiamo con il rosso i colori base che usiamo sul gilet e su piccoli dettagli delle scarpe che per comodità è meglio dipingere già adesso. Quando siamo pronti possiamo passare allo shade. Indovinate di che colore? Nero, esatto, anche in questo caso perché secondo me crea delle ombre intense e dei contrasti marcati su tutta la miniatura. Ricordatevi di lasciare asciugare perfettamente lo shade prima di passare al passo successivo. Cominciamo quindi ridando intensità a tutti i colori, partendo dal rosso. Fra poco coloreremo il gilet, ma prima ho voluto fin da subito creare una base del decoro sulla camicia. Dato che dipingerli potrebbe farci sporcare gli altri indumenti, anziché relegare i dettagli della camicia alla fine, ho preferito inserirli man mano che usiamo quello specifico colore, portando avanti questa decorazione un passettino alla volta. Iniziamo con dei punti rossi qua e là, che saranno la base dei frutti. Cercate di metterli ben distribuiti su tutta la camicia, ma senza esagerare, così da lasciare spazio per le foglie che facciamo adesso per lo stesso discorso di prima.
A questo punto illuminiamo il gilet con il rosso usato poco fa, concentrando l'attenzione nella parte alta, evitando ovviamente le zone in ombra, quelle che rimangono coperte dalle braccia o dalle pieghe del tessuto. In generale vanno illuminate tutte le zone che dall'alto verrebbero colpite dalla luce. Il primer che abbiamo fatto ci aiuta molto in questo senso, ma se l'avete fatto di un unico colore potete sempre aiutarvi mettendo la miniatura sotto una luce diretta e vedere cosa rimane in ombra. Una volta fatto possiamo usare il colore di partenza per mitigare lo stacco tra ombra e luce, semplicemente passando vicino alle luci appena fatte e creando una sorta di sfumatura molto semplice. Per un maggiore contrasto, se vogliamo, possiamo unire una punta di nero al rosso di base per creare una sorta di bordeaux, che useremo molto leggero per intensificare le linee dell'imbottitura, il bordo inferiore e, perché no, anche nel centro delle pieghe, così da dargli più profondità. Per lo stesso discorso, alcuni piccoli accenni di rosso acceso, in corrispondenza dei profili superiori del colletto e dell'imbottitura, così come sui punti più voluminosi, darà vita a un colore più vibrante e realistico. La chiave sta nel rimpicciolire le zone colpite via via che si schiarisce il colore. Ora creiamo un punto più acceso anche in ognuno dei frutti, evitando magari quelli che abbiamo messo all'interno delle pieghe della camicia che rimarrebbero comunque in ombra. Come abbiamo fatto per il vestito di Flo, anche con Tommy iniziamo a lavorare sui jeans individuando in modo netto le parti illuminate. Non preoccupatevi se il risultato al momento è tutt'altro che piacevole, seguendo i passaggi migliorerà molto. Anche in questo caso, come per quasi tutti i passaggi, la consistenza del colore che dovremo cercare di ottenere è quella di un velo leggero, diluito abbastanza da lasciare intravedere il colore sottostante, ma non troppo da colare ovunque o concentrarsi alla fine della pennellata.
Una volta segnate le luci, riprendiamo il blu di partenza per correggere eventuali errori fatti o semplicemente reintensificare le zone di ombra. A questo punto siamo pronti a creare un mix tra i due colori per mitigare e coprire lo stacco, andandolo ad applicare in tutte quelle zone di confine tra azzurro e blu. Meglio sempre fare più strati sottili, lavorando gradualmente fino ad ottenere un risultato che ci soddisfa, piuttosto che usare un colore troppo denso che rovinerebbe il lavoro fatto. Azzurro ma leggermente più diluito, creiamo alcune fronde sulla camicia, che si vedranno forse poco ma aiuteranno a dare l'impressione di una texture più complessa. Anche se è un po' lunga questa fase, ho deciso di lasciare qualche momento in più per far capire meglio il processo. Ovviamente creare degli ulteriori toni intermedi con gli stessi colori è un'ottima idea, così come ravvivare alcuni punti più luminosi una volta finito. Ripuliamo quindi dallo shade le zone della pelle, partendo dal colore che abbiamo usato come base e che applicheremo sulle zone esposte alla luce di braccia, mani e ovviamente viso.
Proprio per il viso io vi consiglio di lavorare gradualmente, illuminando prima parti sporgenti come naso e labbra, per poi creare il volume sulle guance un poco alla volta. Una volta concluse le luci, passiamo a sistemare le ombre, usando un tono per l'incarnato leggermente più scuro o aggiungendo una punta di marrone al colore che abbiamo usato all'inizio. Con questo potremo mitigare lo stacco tra le ombre più intense dello shade e le luci. Anche in questo caso lavoriamo gradualmente, partendo dalle luci appena create e vedendo fin dove dobbiamo spingerci per non coprire completamente le ombre più scure. Se vi dovesse capitare di colorare troppo tra le dita, come è successo a me, possiamo usare il bordo di prima per ridefinire la linea che le separa. Passiamo quindi ai colpi di luce, che possiamo creare aggiungendo un po' di avorio al colore dell'incarnato per creare un tono intermedio. Lo useremo solo in alcuni piccoli punti, come la punta del naso, le guance, le nocche delle mani e il gomito. L'importante è usarlo in aree molto piccole per concentrare la luce. Come anticipato, scuriamo un po' la parte bassa delle scarpe, che già avranno ottenuto un aspetto molto più vissuto grazie allo shade. Allo stesso modo passiamo un velo leggero di bianco in alcuni punti, come i profili alti e le stringhe. Sempre con il bianco cominciamo a individuare le luci sull'elmetto scolapasta e sul mestolo, a meno che non abbiate usato il colore metallizzato ovviamente. Per farlo segniamo alcune linee in punti opposti dello scolapasta, così come sulle maniglie e i piedini. Del mestolo evidenziamo la parte alta e tonda e il profilo laterale. Fatto questo, introduciamo un grigio più chiaro con cui, come sempre, mitigare i contorni delle zone appena create per poi fare un ulteriore passaggio con il grigio scuro di partenza.
Stendere il colore tramite delle piccole linee diagonali, poco alla volta, ci permetterà di ottenere un buon risultato, capace di mettere in risalto la rotondità della superficie. Se necessario, possiamo anche scurire le parti più nascoste. Dato che averci dipinto sopra ha coperto i buchi dello scolapasta, ho deciso di riprenderli usando uno strato sottile di shade, diluito circa al 50% rispetto all'originale, così da metterne nuovamente in risalto la texture senza sporcare il lavoro appena fatto. A questo punto mi sono accorta di voler dare ancora più vita ai colori del gilet, quindi ho concentrato le luci grazie ad alcuni punti arancioni qua e là, che ho usato per illuminare anche alcuni frutti sulla camicia. Come abbiamo fatto poco fa, usiamo lo shade per scurire le pieghe della camicia, lasciando che copra i disegni e crei un effetto più verosimile. Passiamo quindi agli occhi, per i quali ho sfruttato lo shade che si è creato nell'incavo e ai quali ho aggiunto 2 puntini alle estremità, per poi risistemare la pupilla in caso di errore. Attenzione alla palpebra un po' chiusa di Tommy, che possiamo sfruttare per creare degli occhi sottili e non sgranati. Se vogliamo, possiamo anche evidenziare leggermente le sopracciglia. Una passata di nero coprente alla basetta e anche Tommy è pronto ad entrare in azione. Restate qui ancora qualche minuto se volete migliorare l'aspetto del mestolo e dargli qualche sfumatura in più giocando un po' con la tecnica del non metallic metal. Altrimenti io vi ringrazio e vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella se non volete perdervi nessuno dei prossimi video. In descrizione vi ricordo che trovate la lista dei colori che ho usato, così come alcuni strumenti utili. Imparare ad usare alla perfezione la tecnica del non-metallic metal è un processo lungo e impetuoso, per questo quando posso sperimento sempre un po' per migliorare le mie capacità. Spesso si vedono foto di alcuni risultati talmente spettacolari da farci perdere le speranze, ma io credo che cominciare da qualcosa di semplice e tentare sia l'unico modo per raggiungere quei risultati. Sicuramente è un passaggio che ho voluto inserire come extra perché vi porterà via un pochino di tempo durante la pittura, ma secondo me ne vale la pena. Cominciamo individuando con il nero le estremità del manico, posizionando questo colore in punti diversi su ognuno dei lati. Sulla parte tonda del mestolo invece segniamo delle linee che convergono verso il centro, cercando di posizionarle ai lati di quella bianca che abbiamo fatto prima, oltre ad una da mettere esattamente sotto. Se fossimo già più avanti con questa tecnica, potremmo creare delle sfumature anche all'interno del mestolo, ma per il momento va benissimo anche semplicemente scurirlo. Con un grigio molto chiaro dipingiamo sul manico le estremità opposte a quelle scure e inseriamo delle linee chiare tra quelle scure create poco fa nella parte tonda.
Questi passaggi tra chiaro e scuro aiuteranno a metterne in risalto la superficie tondeggiante e a simulare i riflessi degli oggetti intorno. A questo punto, con il grigio di partenza, semplicemente copriamo la parte centrale del manico, avendo cura di usare un velo molto leggero di colore in prossimità del passaggio al chiaro o allo scuro. Stendere tutto con piccoli tratti diagonali aiuterà molto la creazione di una sfumatura ben fatta. Ora che abbiamo individuato i colori principali, non dovremo fare altro che lavorare sulle singole zone e trovare di volta in volta un grado di sfumatura soddisfacente, cambiando spesso tra i colori fatti e se necessario creando dei mezzi toni che ci possono aiutare a mitigare gli stacchi. Vi chiedo scusa se in questo frangente alcune scene non sono perfettamente a fuoco, ma ci tenevo a mostrarvi il processo da varie angolazioni affinché fosse più chiaro. È indubbiamente un processo lungo per il quale a volte vi sembrerà di non fare passi avanti, ma che con pazienza ripagherà. Alla fine sta tutto lì nello scurire, schiarire e sfumare fino a trovare una quadra e un risultato il più liscio e omogeneo possibile. Spero che questo piccolo extra vi sia stato utile, come ovviamente tutto il resto del video. Anche Tommy adesso è pronto a entrare in azione. Io non vedo l'ora di leggere nei commenti cosa ne pensate del risultato finale e se avete sperimentato un po' con il metallo. Detto questo vi ringrazio, vi lascio qui altri 2 video che potrebbero piacervi e vi do l'appuntamento alla prossima miniatura. Ciao!